quindi le declinazioni. Nel box che conoscete, che naturalmente andando velocemente, quindi poi lo vedremo anche che cosa ha in più, cosa ha dato in più e cosa dà in più, quindi possibilità di teleconsulto, dei check-up rapidi. Oggi siamo arrivati a circa 70 check-up nel pieno dei device che si possono integrare, e possibilità di essere integrata con tecnologia fino a 5G, e quindi qui anche in Italia già si sta integrando, ma in Europa, in Cina ci siamo già con l'integrazione, quindi c'è proprio stata richiesta questa possibilità per velocità e precisione dei dati. L'isola della salute è qualcosa che così in una semplicità mi permetto di dire un po' come le origini dei miei nonni, contadina, cioè una semplicità, un buon senso. È nata l'isola della salute, cioè uno spazio di 3x2 che può contenere, può avere la possibilità di avere gli operatori all'interno, quindi 2 o 4 operatori, in grande sicurezza, perché sono all'interno di questa struttura gli operatori e non all'esterno. Questo dà la possibilità, diciamo, di avere intanto un luogo sicuro e sereno di chi sta facendo, come dire, vaccini o test, con possibilità poi di integrare un controllo ulteriore, qualora servisse, all'interno, proprio con una poltrona che poi è il cuore del nostro box. All'interno abbiamo creato una sanificazione a plasma freddo, quindi qui, come dicevo prima, noi siamo dei sistemi integrator, quindi andiamo a prendere il meglio abbiamo quindi un luogo caldo organizzato, un'ottimizzazione della possibilità di registrarsi, quindi il cittadino si può prenotare, quindi abbiamo un sistema di prenotazione dove può prenotare, può pagare se è a servizio privato oppure se ha un voucher o paga il comune, metterà un suo codice. Un arco di tempo per serenità di 15 minuti, mezz'ora, ma non di più, e non quelle code da 6 ore dove magari in alcuni casi abbiamo anche pazienti o persone che vogliono fare il controllo in tempo veloce, hanno una salute, come dire, precaria. Quindi in questo modo noi abbiamo fatto una serie di test e simulazioni. Una persona, diciamo un operatore che deve lavorare le 8 ore, non le 14 come abbiamo visto, è all'interno. Le persone avranno il loro appuntamento e hanno un numero. Questi trailer possono essere spostati nei paesi o nelle isole, quindi possibilità di non avere un'automobile o un camper fermo, e ricordiamoci il camper porta le persone dentro, invece qui gli operatori sono dentro e all'esterno ci sono le persone, quindi con un sistema anche di sanificazione, un sistema che adesso vedremo che è stato applicato anche sul box Covid. Quindi abbiamo, nel caso di tamponi rapidi, la possibilità, abbiamo fatto una simulazione ma abbastanza corretta, con ogni utente, operatore può fare 100 test rapidi. Abbiamo preventivato 5 minuti, la risposta è un po' più lunga di 10, ma con i test poi vengono inviati via SMS o via email, o possono essere dati stampati lì, piccola attesa. Quindi ogni operatore ne può fare 100, abbiamo calcolato nelle 8 ore lavorative, e 4 nella simulazione di 4, quindi tutte e 4 operatori all'interno. In un mese, con 25 giorni lavorativi, con doppi turni, 100.000 tamponi, un singolo spazio 3x2, fortemente igienizzato. La persona quindi, come dire, ha un suo passaggio, non deve rimanere in macchina e sale poi in macchina, quindi questo può essere messo fuori gli ospedali o altre strutture. Ma entriamo finalmente in quello che è stato il pensiero e la risposta. Avevamo chiaramente delle domande che ora vedremo, ma avevamo anche una necessità, cioè come poter dare una risposta veloce, riuscire a produrre anche in grandi quantità, in poco tempo, e qualcosa che non c'era, qualcosa che non
non abbiamo trovato in tutto il mondo. Quindi le 3 domande erano proprio quelle che ho posto al dottor Perona, cioè esistono sistemi di controllo territoriali in grado di eliminare code e sovraffollamenti delle strutture sanitarie? Si può tracciare questa diffusione con presidi integrati, ma anche sistemi. Oggi abbiamo parlato di Italia Immuni, in altri paesi altri sistemi, la Svizzera anche, ognuno ha i propri sistemi, ma insomma ci sono tante scuole di pensiero, però insomma sicuramente la tracciabilità è data anche dalla facilità di essere integrati, no? Abbiamo capito che nel passaggio finale il medico giustamente è già impegnato a fare tamponi per inserire i dati dentro Immuni, insomma era qualcosa che diciamo difficile o comunque lunga, e questo ha portato, possiamo dire, bisogna anche dirlo, insomma, a un insuccesso di questa applicazione, e sicuramente non per negligenza di nessuno. Quindi sistema facile significa poi facilità e agevolare il lavoro delle persone. È possibile usufruire di servizi accessibili e modulabili, e questo, come dire, è una bella sfida. Quindi tutte e 3 le domande abbiamo iniziato a lavorare con tutto il nostro network. Ecco qui. Cos'è questo oggetto così che può sembrare un confessionale? Un oggetto che probabilmente può sembrare così familiare, quasi già visto? Ora vi spiegherò che cosa ha di nuovo questo oggetto assolutamente modulabile. Innanzitutto vari usi. Adesso lo vedrete e lo spiegherò ogni dettaglio che può essere inserito o tolto. E qui l'altro elemento che lascio alla fine dell'alta tecnologia già pronta, questa è utilizzabile per aeroporti, grandi stazioni, per grandi luoghi di grande accesso che hanno bisogno di controllare non solo la febbre, ma anche di risolvere alcuni problemi di, di no touch. È proprio la prima esigenza, cioè non toccare. Abbiamo capito che dobbiamo lavarci le mani, ma questo significa non toccare superfici. Come si fa a non toccare superfici, essere controllati, a rispondere a questionari, a fare altre cose? Vedremo cosa abbiamo trovato. Questo è un modulo Gate. Gate naturalmente è proprio come porta. Qui ringrazio il design, che in particolar modo Marco Fossati, che oggi non c'è potuto, non è con noi, ma in questa presentazione, ma siamo già veramente in pieno lavoro sulle produzioni, sull'ingegnerizzazione. Intanto ha scelto un materiale a Lucobond, che è un materiale resistente a urti, rotture, ignifugo, quindi pronto e già compliance per andare in qualsiasi luogo, e facilmente strutturabile, quindi questa è stata la prima sfida. Elemento visivo luminoso. Qui vediamo degli elementi, mi permetto di dire, sempre un po' automobilistici. Pensiamo agli stop della macchina, oggi quelle super moderne o delle supercar. Quindi la possibilità di essere integrato immediatamente un linguaggio che tutti capiamo, a partire dai semafori, verde, rosso o altra colore che può indicare delle altre informazioni. Sanificazione. Qui abbiamo visto, anche qui siamo andati a vedere cosa accadeva e cosa è stato presentato. Qui qual è stata l'integrazione che abbiamo fatto? È di 3 livelli. Innanzitutto cosa viene spruzzato, e quindi un biocida autorizzato che possa immediatamente con dei vapori leggerissimi purificare i nostri abiti senza creare problemi, abiti, borse, oggetti, e non solo, anche andare a regolare l'altezza, perché immaginate una mamma con il bambino, o piuttosto quindi non spruzzare in faccia o al posto sbagliato. Quindi anche qui un grande studio di ingegnerizzazione sul posizionamento e sulle cellule che riconoscono le altezze e la persona.
un'area tecnica, perché la domanda era dove mettiamo questo? Questo spazio contiene la sostanza, facile, come dire, con dei carrelli, la possibilità di essere reintegrati, ma considerate che già quello spazio lì, che sono circa 85 litri, con una sostanza concentrata e una parte miscelata, che più o meno può coprire benissimo una giornata di gate di aeroporto, e a secondo dei flussi chiaramente con un cambio che può essere fatto una volta al giorno. Integrazione, ecco la modularità. Come vedete questo gioco bianco-nero. Noi oggi abbiamo il nome Covid Box, è un nome che abbiamo voluto dare per specificare, ma avrà un suo nome, quindi questo sistema modulare. Abbiamo deciso di far nascere prima questo bambino e poi, come si dice, dargli un nome e gli sarà dato sicuramente. Comunque già l'identità si vede. Questi sono due elementi. Qui vedete già con un flusso di accesso, quindi come capirete la persona, qual è la vera novità? La persona viene sanificata e quindi dal passaggio da una parte a un'altra fa due funzioni. Da una parte abbiamo l'operatore e dall'altro l'utenza, quindi operatore e utenza, ed ecco qui varia interpretazione di collocazione. Questa era una delle nostre esigenze, cioè come fare un oggetto unico con dei moduli a secondo, quindi utilizzabile in varie modalità. Qui è stato, devo dire, il lavoro di tutto lo staff e appunto anche del comparto tecnico, perché poi oltre al design c'è tutta la parte produttiva che oggi è posizionata su un cantiere di eccellenza che è in Calabria, che appunto è riuscito anche con le tecniche nautiche a fare un oggetto semplice, facile, ma di altissima ingegneria e con facilità di costruzione. Quindi questa modularità era molto importante per dare velocità d'uso. Qui, come vedete, è un flusso di controllo, in questo caso della persona, ma non è, adesso poi vedremo, che può essere anche con un differente utilizzo. La persona viene sanificata e questo è progettato per aeroporti, università, farmacie, studi medici, stazioni, centri commerciali, ma direi che a questo si possono sommare teatri, cinema, locali che speriamo veramente presto di poter rifrequentare. Naturalmente, e ora lo vedremo, non necessariamente con la persona che ha invece una funzione differente in funzione di questi luoghi. Questa è una collocazione differente, invece, come vedete abbiamo, vedo una persona che, ok, e c'è poi una collocazione invece in questo caso di passaggio, quindi studiata, messa lo stesso oggetto messo come arco di passaggio e come vedete con i numeri che poi vedremo come possono essere gestiti. Farmacia. Noi quando abbiamo lanciato il box era nato per le farmacie, perché da qui poi nasce come dire, anche l'intuizione di 7 anni fa nel ridisegnare le farmacie, ma con grande difficoltà anche da parte nostra, insomma, di poter poi integrare quest'idea dei servizi, che è poi la filosofia che ci ha portato fino a qui. Quindi ringrazio quella difficoltà perché ci ha regalato e ci ha spinto a lavorare di più su come sistemare il tema. Quindi oggi cosa abbiamo? Abbiamo un presidio territoriale che è fantastico, secondo me, che sono le farmacie. Io lo dico, dottor Perona, ma lo dico a tutti, sono veramente, bisogna utilizzare tutti i presidi territoriali. Io nei miei 58 anni, prossimamente a marzo, insomma, mi sono visto il periodo dell'austerity, e nel periodo dell'austerity c'erano le targhe pari, le targhe dispari. Il problema era solo chi aveva lo zero alla fine, ma era una modalità molto semplice per dimezzare il traffico, e quindi il tema dell'austerity è poi diventato il tema per lo smog. Ecco, questa semplificazione secondo me è quello che mi permetto, poi è facile, come dire, dare giudizi, ma
Questa era un po' l'idea. Quindi Isola della Salute per comuni, regioni, isole che hanno questo problema di dover presidiare dei luoghi dove quindi spostare un camper diventa anche costoso, perché comunque il camper è un mezzo automobilistico che ha, come dire, non solo un costo, ma che implica certe scelte. Il trailer può essere portato e la macchina invece nel frattempo può portare gli altri presidi territoriali, quindi fare un lavoro molto più organizzato di squadra, con un costo molto più basso. Qui vedete il numerino, elimina code, è lo stesso che abbiamo pensato sulle isole, cioè la semplicità, utilizzare uno schema di prenotazione online dove andare in farmacia o andare nelle isole con quella fascia oraria, quindi evitare gli assembramenti. Il secondo elemento è che la domanda che i farmacisti si stanno ponendo, e quindi noi in questo momento abbiamo aspettato la presentazione, ma siamo naturalmente già in colloquio con tutte le organizzazioni delle farmacie, dei distributori in Italia e negli altri paesi, con una soluzione assolutamente scalabile. Quindi la domanda è che si pongono oggi il ministro Speranza e chiede anche ai farmacisti: possiamo fare questo? La paura è sanificazione? Come faccio a fare questo? Che spazio devo occupare? Qui, come vedete, è un luogo che sanifica, quindi ha immediatamente questa capacità di sanificare, ha una serenità da parte dell'operatore che è dietro il farmacista, non va a disturbare quello che è l'estetica della farmacia. Noi l'abbiamo messa in questa simulazione, ma questa mi permetto, insomma, faccio un complimento evidentemente a chi ha disegnato anche l'oggetto, nella sua semplicità, è come dire, un'installazione moderna all'interno di una casa classica e viceversa. Passiamo all'altra parte, la tecnologia, perché anche qui qual era il problema? Il problema era quello di utilizzare nuove tecniche, quindi siamo andati a scoprire le tecnologie biometriche, quindi che si usano malati di SLA o di problemi di movimento, per poter utilizzare al massimo questa parte del nostro corpo, che tra l'altro, se ci pensiamo, anche così la mostro anch'io, come dire, con le nostre mascherine, riesce in ogni caso ad essere e rimanere scoperta. Vedremo adesso tra poco con un video cosa fa. Quindi immediatamente abbiamo un riconoscimento dell'utente con passaporto o carta d'identità, rilevamento dei principali parametri, quindi temperatura che abbiamo già visto evidentemente, ma la frequenza cardiaca e respiratoria, questo è qualcosa di veramente nuovo, perché questo si fa in pochissimi secondi. E quindi svolgimenti di questionari pre-triage con la voce e il movimento degli occhi. E ora lo vedrete con un video. Il sistema integrato nel Covid Box, attraverso un insieme di sensori e grazie all'intelligenza artificiale, consente di effettuare lo screening non a contatto del coronavirus. Permette di effettuare il riconoscimento con passaporto o carta di identità, rilevare la temperatura, la frequenza cardiaca e respiratoria e svolgere questionari pre-triage con la voce o il movimento degli occhi. In caso di presunta positività al Covid, il passeggero sarà messo in contatto con il personale sanitario tramite teleconsulto per assistenza. Il personale potrà valutare i sintomi e consigliare le azioni più appropriate. Dottor Perona, intanto le chiedo se c'è, così approfitto, vediamo se... No, ok. Allora, eccoci qui, quindi come vediamo nei vari passaggi, quindi la possibilità di fare dei passaggi, quindi come abbiamo visto prima, quindi creare dei flussi, il sistema di sanificazione che viene integrato con facilità. Quindi perché scegliere i nostri box? Diversi utilizzi componibili, quindi prima abbiamo visto questo sistema che può essere
con un operatore o senza, quindi la farmacia oggi in questo momento deve rispondere immediatamente, come dicevo, il tema del vaccino, i presidi dei 20.000, le circa 20.000 farmacie in Italia, ma questo vale un po' tutto il mondo, avranno necessità di presidi semplici, quindi facili, e dare la serenità agli operatori di fare queste attività. Quindi oggi, pensando immediatamente all'esigenza, abbiamo una risposta che può essere già pronta e con facilità anche di produzione, di consegna, e non necessita di grandi investimenti, e la possibilità poi domani di andare a riutilizzare questo oggetto all'interno della farmacia con delle integrazioni, ed eccoci qui, quindi tecnologia che oggi ha questa funzione, ma la domanda che i farmacisti potrebbero fare, o anche alcuni aeroporti, è: quando passato questo periodo, cosa faccio con questo oggetto? Questo oggetto può essere assolutamente utilizzato ed è integrato con tutta la ricerca che noi già facciamo, e quindi avere questo allargamento sul benessere. Quindi immaginiamo all'interno delle farmacie il cross-selling con i prodotti, la bellezza, il controllo della pelle, e questo sempre in questo spazio che è molto contenuto. Un accesso sicuro, questo è il tema, come abbiamo visto, questo oggetto può essere spostato, modificato, quindi anche in spazi piccoli, le università, le scuole, i teatri, quindi possibilità di mettere accessi automatici dove non necessita la persona, e la possibilità di controlli immediati che sono i parametri. Noi abbiamo fatto nelle simulazioni con gli aeroporti, come dire, abbiamo integrato un flusso di lavoro dove per ogni 10 gate di entrata negli aerei basta un box della salute nella sua versione, come dire, chiusa, quindi nella sua versione intera e chiusa, dove possono essere fatti dei controlli ulteriori. Quindi tutto questo con una velocità incredibile, e anche, come abbiamo visto, con una segnaletica discreta, ma in ogni caso che indica subito, immediatamente, cosa ci serve. E quindi accesso sicuro. Controlli, utilizzo anche prossimo per i tamponi rapidi e vaccini, quindi questo anche per strutture mediche, ospedali, quindi a servizio anche di centri medici, quindi che possono utilizzare in spazi più piccoli. Lo spazio è un bene preziosissimo, con quelle caratteristiche deve conciliare tutto, quindi una cosa è fare un vaccino in una stanza 4x3, 4x4, e un'altra cosa, come dire, utilizzare uno spazio molto più piccolo che dà possibilità a più operatori di fare più servizio in meno tempo. Quindi, nell'obiettivo che ci eravamo dati, la possibilità di essere socialmente anche utili, no? Cercando di trovare una soluzione con possibilità a basso costo, a copertura, come dire, dei governi o delle persone, per tutti.